Lezione 1. Pianificazione del viaggio. Se vogliamo iniziare a pianificare questo viaggio, credo che prima dobbiamo decidere le date. Assolutamente. È fondamentale scegliere date che vadano bene a entrambi e che permettano di organizzare tutto nel modo giusto. Sì, e dovremmo considerare anche le condizioni meteorologiche della nostra destinazione. Giusto. Non vorremmo finire nel mezzo di una tempesta o di un caldo estremo. Esatto. Una volta stabilite le date, potremo cercare alloggi e attività. Non vedo l'ora di esplorare le nostre opzioni. C'è così tanto da considerare. Sì, e dovremmo anche controllare se ci sono eventi locali in programma durante il nostro soggiorno. Ottima idea. Partecipare alle feste locali può davvero arricchire la nostra esperienza. Facciamo una lista di possibili appuntamenti e iniziamo a restringere il campo. Lezione 2. Valutazione dell'inglese. English ha detto che il progetto è in buone mani, è fantastico sentirlo. Sì, sono stato sollevato di ricevere una risposta positiva. C'erano delle condizioni? Non proprio, volevano solo assicurarsi che soddisfacessimo tutti i requisiti necessari. Ottimo! Significa che siamo sulla strada giusta e possiamo procedere senza particolari preoccupazioni. Assolutamente. Penso che questa sia un'ottima opportunità per noi di mettere in mostra le nostre capacità. Sì, e non vedo l'ora di vedere come alla fine verrà riconosciuto il nostro duro lavoro. Manteniamo questo slancio e concentriamoci sul dare il massimo. Sono d'accordo. Con una comunicazione chiara e dedizione, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Eccoci qui per un progetto di successo. Lezione 3. Gestire lo stress. Capisco la sensazione di sentirsi a volte sopraffatti, può essere molto impegnativo. Hai provato qualche tecnica per gestirlo? Sono sempre alla ricerca di strategie efficaci. Sì, ho scoperto che praticare esercizi di consapevolezza e respirazione profonda può essere davvero d'aiuto. Sembra utile. È incredibile come pochi minuti possano fare la differenza. Assolutamente. Cerco anche di fare pause regolari per schiarirmi le idee quando sono stressata. Ottimo approccio. Prendere le distanze per un momento può spesso offrire una nuova prospettiva. Sì, anche l'attività fisica aiuta, fare una passeggiata può davvero risollevarmi il morale. Sono d'accordo. Uscire e muoversi può fare miracoli per il benessere mentale. Condividiamo le nostre tecniche preferite e sosteniamoci a vicenda nella gestione dello stress. Lezione 4. Gestione delle spese. Quando si parla di budget, spesso mi chiedo quali tipi di spese monitorare attentamente. Sì, ad esempio, quali sono le spese che ritieni più importanti? Come mangiare fuori o comprare cose di cui non hai bisogno? Esatto. Mangiare fuori può rivelarsi un'esperienza snervante, soprattutto se diventa un'abitudine frequente. Assolutamente. È facile spendere troppo quando si mangia fuori senza un piano chiaro. Ecco perché cerco di limitare le mie visite al ristorante e di concentrarmi più spesso sulla cucina casalinga. È una strategia intelligente. Cucinare a casa può essere più sano e far risparmiare denaro a lungo termine. Sì, ma penso anche che sia importante concedersi qualche sfizio ogni tanto, l'equilibrio è la chiave.
Sono pienamente d'accordo. Trovare l'equilibrio tra godersi la vita ed essere finanziariamente responsabili è fondamentale. Continuiamo a condividere suggerimenti su come gestire le nostre spese in modo più efficace. Lezione 5. Sicurezza delle cinture di sicurezza. Che succede, agente? Non pensavo di fare niente di male. Signora, lei non ha allacciato la cintura di sicurezza, il che costituisce una grave violazione delle norme di sicurezza. Oh, mi dispiace tanto. Devo aver dimenticato nella fretta di salire in macchina. È importante allacciare sempre le cinture di sicurezza, perché può salvarti la vita in caso di incidente. Hai perfettamente ragione. Ora capisco l'importanza di indossare la cintura di sicurezza. Bene, è un gesto semplice che fa un'enorme differenza nel garantire la tua sicurezza. D'ora in poi mi assicurerò di controllare 2 volte la cintura di sicurezza. È una decisione intelligente. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta quando si guida. Grazie per avermelo ricordato, apprezzo il tuo impegno nel garantire la sicurezza di tutti. Lezione 6. Rimanere attivi. Ciao, come ti sei mantenuto attivo ultimamente? Ciao, con la maggior parte delle strutture chiuse, ho iniziato a sperimentare nuovi allenamenti a casa. Fantastico! Trovo che gli esercizi a corpo libero e le lezioni online possano essere davvero efficaci. Assolutamente. Faccio anche lunghe passeggiate nel quartiere per mantenermi attivo. Sembra rinfrescante. L'aria fresca e il movimento possono fare miracoli per l'umore. Sì, è un bel modo per schiarirmi le idee e fare un po' di esercizio allo stesso tempo. Faccio lo stesso. Mi tiene motivato e mi aiuta a sentirmi in contatto con la natura. Esatto. Organizzeremo presto una sessione di allenamento insieme. Sarà divertente. Mi piacerebbe tantissimo. È sempre più divertente allenarsi con un amico. Lezione 7. Decisioni di viaggio. Cosa suggerisci allora? Dovrei passare più tempo in meno paesi per immergermi davvero nella cultura? Sembra un'idea intelligente. Immergersi in più luoghi può portare a esperienze più ricche. Esatto. Invece di correre da una destinazione all'altra, voglio apprezzare davvero il posto in cui mi trovo. Sì, e trascorrere più tempo in un paese ti consente di entrare in contatto meglio con la gente del posto. È vero. Mi piacerebbe molto imparare le loro usanze e magari anche imparare un po' di lingua. Assolutamente. Immergersi nella cultura locale può rendere i tuoi viaggi molto più significativi. Scopriamo insieme quali sono i paesi ideali per vivere un'esperienza così immersiva. Fantastico! Non vedo l'ora di scoprire insieme le possibilità. Anch'io. Sarà un'avventura fantastica. Lezione 8. Elaborazione dei visti. Quanto tempo ci vorrà per elaborare il visto? Di solito ci vogliono circa 30 minuti, ma il tempo può variare a seconda del carico di lavoro dell'ufficio. Ha senso. Immagino che i periodi di punta possano causare attese più lunghe. Assolutamente. È sempre una buona idea arrivare in anticipo, nel caso ci fossero ritardi. Sì, non vorrei perdere un appuntamento importante a causa della lentezza dell'elaborazione.
Esatto. Essere preparati può aiutare a ridurre lo stress durante la fase di candidatura. Mi assicurerò di raccogliere tutti i miei documenti in anticipo per evitare qualsiasi problema. È una mossa intelligente. Avere tutto pronto può rendere il processo molto più fluido. Apprezzo il consiglio, è sempre meglio essere troppo preparati che poco preparati. Lezione 9. Affrontare le preoccupazioni. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi preoccupazione o obiezione che potrebbero avere in merito alla nostra proposta. Sì, anticipare le domande può aiutarci a presentare il nostro caso con maggiore sicurezza. Esatto. Comprendere il loro punto di vista ci permetterà di adattare le nostre risposte in modo efficace. Ed essere preparati dimostra che rispettiamo le loro opinioni e che prendiamo sul serio il nostro progetto. Assolutamente. È importante creare un dialogo aperto in cui si sentano a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Sì, credo che così facendo potremo promuovere fiducia e collaborazione. Facciamo un brainstorming su alcune potenziali preoccupazioni che potrebbero sollevare e su come possiamo contrastarle. Sembra un ottimo piano. Un approccio proattivo rafforzerà la nostra posizione. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, è fondamentale per il successo della nostra proposta. Lezione 10. Norme sul fumo. È preoccupante pensare ai pericoli del fumo, ha un impatto negativo sulla vita di molte persone. Sono pienamente d'accordo. Il fumo dovrebbe essere vietato nei luoghi pubblici per proteggere anche i non fumatori. Esatto. Il fumo passivo rappresenta un grave rischio per la salute anche per chi non fuma. Sì, e molte persone non sono consapevoli degli effetti a lungo termine che il fumo può avere sulla loro salute. Credo che sensibilizzare le persone sia fondamentale, l'istruzione può portare a scelte migliori. Assolutamente. Anche se alcuni potrebbero essere restii ad accettare questi cambiamenti, i benefici di un ambiente senza fumo sono innegabili. Col tempo, mi piacerebbe vedere un mondo in cui fumare non fosse più una pratica comune. Sarebbe un risultato significativo per la salute pubblica. Assolutamente. Si tratta di creare un futuro più sano per tutti. Lezione 11. Opzioni di trasporto. Sì, in città sono disponibili taxi e servizi di car sharing come Uber. Spesso sono più comodi dei mezzi pubblici, soprattutto per le uscite notturne. Esatto. Trovo che il car sharing possa far risparmiare tempo e offrire un'esperienza più confortevole. Inoltre, puoi facilmente dividere il prezzo del biglietto con gli amici, rendendolo più conveniente. Ottima osservazione. È bello avere opzioni che si adattano a esigenze e budget diversi. Sì, e la comodità di prenotare una corsa tramite un'app è davvero utile. Assolutamente. Rende gli spostamenti molto più facili, soprattutto nelle zone sconosciute. Sono d'accordo. Credo che questi servizi abbiano trasformato il nostro modo di muoverci in città. Certo. Sono contento che abbiamo queste alternative a disposizione. Lezione 12. Acquisto di mobili. Ciao, ho cercato dei mobili a prezzi accessibili, hai avuto fortuna ultimamente? Sì, ho trovato davvero qualche affare fantastico in un negozio dell'usato locale. Dovresti darci un'occhiata. Sembra promettente.
I negozi dell'usato spesso hanno pezzi unici a prezzi molto più bassi. Esatto. Inoltre, è divertente andare a caccia di tesori nascosti che possano aggiungere carattere alla tua casa. Mi piace l'idea di trovare qualcosa di unico che non tutti hanno. Sì, ed è anche una scelta sostenibile, perché riutilizzi gli oggetti invece di comprarne di nuovi. Ottima osservazione. Ci andrò sicuramente questo fine settimana. Penso che rimarrai piacevolmente sorpreso da ciò che potrai trovare. Non vedo l'ora. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa insieme. Lezione 13. Acquisto di gioielli. Ultimamente ho pensato molto ai gioielli in oro e argento, sono una scelta classica. Sì, e c'è un parrucchiere adorabile nel centro commerciale che vende anche splendidi gioielli. Davvero? È una combinazione fantastica, puoi tagliarti i capelli e comprare accessori contemporaneamente. Esatto! Hanno una selezione meravigliosa e anche i prezzi sono ragionevoli. Mi piace l'idea di supportare le attività commerciali locali e di trovare pezzi unici. Assolutamente! Inoltre, i gioielli possono davvero impreziosire qualsiasi outfit e renderlo speciale. Sono d'accordo. Credo che passerò dopo il mio prossimo taglio di capelli per dare un'occhiata alla loro collezione. Non te ne pentirai. È sempre bello concedersi qualcosa di bello. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno in serbo, è sempre divertente scoprire nuovi accessori. Lezione 14. Bagaglio smarrito. Mi dispiace che il tuo bagaglio sia scomparso, deve essere davvero frustrante. Sì, è proprio così. Puoi descrivere il tuo bagaglio così possiamo aiutarti a rintracciarlo? Certo. È una valigia blu scuro con un'etichetta gialla brillante attaccata alla maniglia. Questo è un dettaglio utile. Aveva adesivi o segni particolari? Sì, ho un paio di adesivi di viaggi di luoghi che ho visitato, che potrebbero aiutare a identificarlo. Ottimo! Questi dettagli possono aiutare il personale a localizzare più facilmente il tuo bagaglio. Spero che lo trovino presto, dentro ci sono degli oggetti importanti. Sono sicuro che faranno del loro meglio per restituirtelo il prima possibile. Grazie per il vostro supporto, è davvero d'aiuto in questa situazione stressante. Lezione 15. Sogni di giardinaggio. Penso che sarebbe fantastico avere prodotti freschi dal mio orto. Sembra un'esperienza davvero gratificante. Coltivare il proprio cibo può essere molto appagante. Assolutamente. Mi piace tantissimo l'idea di sapere esattamente da dove proviene il mio cibo. Sì, ed è un ottimo modo per garantire che tutto sia biologico e fresco. Ho fatto delle ricerche per capire quali verdure ed erbe aromatiche sarebbe meglio usare per iniziare. Intelligente. Alcune opzioni facili da coltivare sono pomodori, peperoni e basilico. Non vedo l'ora di iniziare a piantare. Sarebbe bello usare i miei ingredienti in cucina. Certo. Inoltre, il giardinaggio può essere un hobby rilassante che ti connette con la natura. Sono d'accordo. È un modo meraviglioso per trascorrere del tempo all'aria aperta, pur essendo produttivi. Lezione 16. Scrittura creativa. Ho sentito dire che di notte inventava storie, sembra un ottimo modo per stimolare la creatività.
Sì, le scriveva, catturando le sue idee prima che le sfuggissero di mano. È interessante come l'ispirazione possa arrivare in qualsiasi momento, soprattutto nel silenzio della notte. Assolutamente. A 18 anni ha iniziato a vendere poesie, il che è davvero impressionante. Ciò dimostra molto talento e determinazione nel condividere il suo lavoro con gli altri. Sì, è incredibile come la scrittura possa essere sia uno sfogo personale che un modo per entrare in contatto con le persone. Ammiro il suo impegno nel suo mestiere, ci vuole coraggio per mettere in mostra il proprio lavoro. Assolutamente sì. Ogni pezzo che condivide è parte della sua storia e della sua esperienza. Mi piacerebbe molto ascoltare alcune delle sue poesie, scommetto che sono bellissime. Lezione 17. Dolciumi. A volte compro anche il gelato o lo yogurt quando ho finito nel reparto carne. Sembra proprio un delizioso premio da concedersi dopo lo shopping. Assolutamente sì. È un bel modo per rinfrescarsi, soprattutto quando fa caldo. Sì, e ci sono così tanti gusti tra cui scegliere. È divertente. Adoro provare nuove combinazioni, soprattutto quando sono caratterizzate dai sapori di stagione. Ottima idea. Rende ogni viaggio emozionante e unico. Inoltre, è un buon modo per bilanciare scelte salutari con un tocco di dolcezza. Esatto. Si tratta di godersi la vita facendo scelte consapevoli. Penso che dovremmo organizzare una gita di shopping insieme, mi piacerebbe molto condividere un gelato con te dopo. Lezione 18. Liberarsi del superfluo e della gioia. Dovrei buttare via tutto ciò di cui non ho bisogno? Sì, ma tieni ciò che ti dà gioia. Questa è la parte più importante del decluttering. Sono completamente d'accordo. È incredibile quanta roba accumuliamo nel tempo e che non ci serve più. Esatto. Quando elimini il superfluo, crei spazio per le cose che contano davvero. Spesso trovo difficile separarmi da certi oggetti, anche se non mi rendono più felice. È comprensibile. A volte i ricordi sono legati a queste cose. Sì, è come lasciare andare un pezzo del tuo passato, il che può essere difficile. Ma pensala in questo modo. Tenere solo ciò che ami può migliorare il tuo spazio vitale e il tuo umore. Hai ragione. Mi concentrerò su ciò che dà valore alla mia vita e lascerò andare il resto. Lezione 19. Piani di viaggio. Immagino dove andrai in questo viaggio, sembra emozionante. Mi recherò alla nostra filiale in montagna per qualche giorno di formazione. Fantastico. Un cambio di scenario può essere rigenerante, soprattutto in un luogo incantevole. Assolutamente. Non vedo l'ora sia di iniziare la formazione che di esplorare un po' la zona. Sembra il mix perfetto tra lavoro e avventura. Sì, e ho sentito dire che i panorami sono mozzafiato, il che rende l'esperienza ancora più speciale. Non dimenticarti di scattare qualche foto, mi piacerebbe molto vedere che effetto fa. Assolutamente. Condividerò con voi i miei preferiti quando tornerò. Non vedo l'ora di sentire parlare del tuo viaggio e di tutte le cose interessanti che imparerai. Lezione 20. Aggiornamento degli oggetti smarriti. Sì, dopo qualche giorno mi hanno chiamato e mi hanno comunicato che l'avevano localizzato. Che sollievo!
È sempre stressante quando manca qualcosa di importante. Assolutamente. Temevo di non rivederlo mai più, ma per fortuna l'hanno trovato. Sono contento che abbia funzionato. Cosa hanno detto di come è scomparso? Hanno detto che era stato spostato in un altro reparto, il che è stato un po' sorprendente. Può succedere, soprattutto nei luoghi affollati, sono solo contento che tu l'abbia recuperato. Anch'io. Sono stati giorni stressanti, ma ho imparato a stare più attenta alle mie cose. È un bel messaggio. A volte abbiamo bisogno di esperienze come questa per ricordarcelo. Assolutamente. Prenderò sicuramente ulteriori precauzioni d'ora in poi. Lezione 21. Divertimento al festival. Clown, ballerini e musicisti danno davvero vita ai festival, non è vero? Sì, la loro energia è contagiosa e aggiunge tanta gioia ai festeggiamenti. Potrebbero esserci anche altri concorsi, come talent show o giochi per bambini. Esatto. È un ottimo modo per coinvolgere la comunità e far sentire tutti partecipi. Mi piace molto il modo in cui i festival riescono a mettere in mostra il talento e la cultura locale, attraverso queste performance. Assolutamente. È un modo meraviglioso per celebrare la creatività e unire le persone. In più, i costumi e le decorazioni vivaci rendono tutto molto festoso. Sì, ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera vivace che tutti possono apprezzare. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo festival, è sempre uno dei momenti salienti dell'anno. Lezione 22. Sostegno alla famiglia. Ha portato mio fratello a pescare e per loro è stata un'esperienza che li ha uniti molto. Sembra fantastico. La pesca può davvero unire le persone e creare ricordi indelebili. Sì, e mi porta anche all'arena a pattinare, il che è sempre fantastico. Che divertimento! Pattinare sul ghiaccio è un'attività davvero divertente, ed è anche ottimo per sviluppare le proprie abilità. Assolutamente. Inoltre, aiuta mia sorella a scrivere i suoi saggi, il che dimostra il suo supporto a tutto tondo. Fantastico! Avere qualcuno su cui contare per lo studio può davvero aumentare la fiducia in se stessi. È bello vedere come contribuisce a soddisfare i nostri interessi e bisogni. Sì, questo tipo di supporto fa un'enorme differenza nelle dinamiche familiari. Mi sento fortunata ad avere nelle nostre vite qualcuno come lui che si preoccupa così tanto per noi. Lezione 23. Successo del progetto. Come è risultato alla fine il progetto nel suo complesso? È venuto fuori meglio di quanto mi aspettassi e sono davvero orgoglioso del risultato. Fantastico sentirlo. Cosa pensi abbia contribuito al suo successo? Credo che il lavoro di squadra e la collaborazione abbiano fatto un'enorme differenza nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Assolutamente. Quando tutti lavorano insieme, spesso si ottengono ottimi risultati. Sì, e avere una comunicazione chiara durante tutto il processo ci ha aiutato a rimanere sulla buona strada. Lo immagino. È sempre gratificante vedere il duro lavoro ripagato in modo così positivo. Assolutamente. Ho imparato molto da questa esperienza, che potrò applicare a progetti futuri. Questa è la parte migliore, ogni progetto è un'opportunità per crescere e migliorare. Lezione 24. Trovare le indicazioni.
Come faccio a sapere quale prendere quando guardo l'orario degli autobus? Devi trovare la destinazione indicata accanto ai percorsi degli autobus. Quella sarà la tua guida. Ah, capisco. Quindi, se devo andare in centro città, dovrei cercare proprio quel percorso. Esatto. Ogni numero di autobus corrisponde a una destinazione diversa, quindi è importante controllare attentamente. Ha senso. Apprezzo il tuo aiuto, muoversi con i mezzi pubblici può essere complicato. Nessun problema. Ricordatevi solo di controllare bene anche gli orari, possono variare nel corso della giornata. Ottimo consiglio. Mi assicurerò di pianificare in anticipo per evitare lunghe attese alla stazione. Sì, un po' di preparazione può rendere il viaggio più agevole. Ora mi sento più sicuro nel prendere l'autobus, grazie per avermi guidato. Lezione 25. Scelte di viaggio. Ho anche uno scooter che uso per spostarmi in città, è davvero comodo. Fantastico! Gli scooter sono un mezzo di trasporto divertente ed efficiente. Sì, e una volta ho fatto un giro in elicottero, che è stata un'esperienza completamente diversa. Wow! Sembra esaltante. Com'è stato vedere tutto dal cielo? È stato mozzafiato. I panorami erano incredibili e mi hanno dato una nuova prospettiva sul paesaggio. Posso solo immaginare. Viaggiare in aereo ti permette davvero di apprezzare la bellezza del mondo dall'alto. Esatto. Mi piacerebbe molto fare un altro giro in elicottero un giorno, è stato davvero emozionante. Sarebbe fantastico. Continuiamo a cercare occasioni per farlo di nuovo. Assolutamente. È sempre bello aggiungere un po' di avventura ai nostri viaggi. Lezione 26. L'avventura ti aspetta. Questo viaggio sarà un'avventura, lo so già. Assolutamente. Viaggiare è sempre pieno di sorprese e nuove esperienze. Sì, adoro l'emozione di non sapere cosa aspettarmi. È ciò che rende ogni viaggio unico e memorabile. Sono d'accordo. Che si tratti di provare nuovi piatti o di incontrare nuove persone, c'è sempre qualcosa da scoprire. Esatto. Ogni luogo ha il suo fascino e le sue storie da raccontare. Non vedo l'ora di creare nuovi ricordi durante questo viaggio. Anch'io. Abbracciamo l'avventura e vediamo dove ci porta. Sì, ecco a voi nuove esperienze e momenti indimenticabili. Lezione 27. Accogliere le differenze. Ma cosa succede se le persone non sono d'accordo con me su questo argomento? Ognuno ha opinioni diverse, ed è perfettamente normale, fa parte dell'essere umano. Sì, lo capisco, ma può essere difficile districarsi tra queste differenze. Assolutamente. È importante ascoltare e rispettare il punto di vista degli altri, anche se non lo condividiamo. Sono d'accordo. Partecipare a discussioni sane può portare a una maggiore comprensione. Esatto. Si tratta di trovare un terreno comune, apprezzando al contempo diverse prospettive. Credo che accogliere queste differenze possa arricchire le nostre conversazioni e le nostre esperienze. Assolutamente. È ciò che rende la vita così interessante e dinamica. Lo terrò a mente quando affronterò le discussioni future.
Lezione 28. Muoversi. Mi piace molto spostarmi da un posto all'altro, rende le cose sempre nuove ed entusiasmanti. Sembra fantastico. Deve essere fantastico esplorare nuovi posti e incontrare persone diverse. Assolutamente. I miei amici vivono in un accogliente cottage in riva al lago e andare a trovarli è sempre un piacere. Anchorage in riva al lago sembra idilliaco. Immagino che il panorama sia mozzafiato. Sì, è un luogo dove rifugiarsi in tutta tranquillità dalla città e dove ci sono tantissime attività all'aperto da praticare. Sembra perfetto per rilassarsi. Cosa fai di solito quando vai a trovarli? Spesso andiamo a fare escursioni o semplicemente ci sediamo vicino all'acqua, immersi nella bellezza della natura. Quei momenti devono essere davvero rigeneranti, soprattutto se circondati da tanta bellezza naturale. Assolutamente. Adoro la sensazione di essere disconnesso dalla frenesia della vita quotidiana. Lezione 29. Cucina in famiglia. La casa ha un buon profumo ed è sempre invitante quando si preparano i pasti. Lo so, aiutiamo la mamma in cucina ed è un'esperienza di legame davvero meravigliosa. Sì, io sbuccio le verdure mentre lei cucina, sembra un lavoro di squadra. Esatto. Cucinare insieme non solo riempie la casa di profumi deliziosi, ma crea anche ricordi indelebili. Mi piace molto il modo in cui possiamo condividere storie e risate mentre prepariamo il cibo. Rende il processo davvero piacevole e i pasti risultano ancora più buoni. Assolutamente. C'è qualcosa di speciale nel mangiare cibo che tutti noi abbiamo contribuito a creare. Sì, aggiunge un tocco personale che rende ogni pasto più significativo. Non vedo l'ora della nostra prossima cena in famiglia. È sempre il momento clou della mia settimana. Lezione 30. Trovare un ristorante. Ho un'idea, cerchiamo un ristorante qui vicino mentre aspettiamo il volo. Sembra un'ottima idea. Speriamo che il nostro volo parta presto e che potremo goderci una buona cena. Sì. Sarebbe un modo perfetto per passare il tempo e fare rifornimento prima di partire. Sono d'accordo. Inoltre, provare la cucina locale è sempre una parte emozionante di ogni viaggio. Esatto. Cerchiamo qualche posto molto apprezzato nelle vicinanze, voglio sfruttare al meglio il nostro tempo. Ottima idea! Adoro scoprire nuovi ristoranti e i loro piatti unici. Anch'io. Non vedo l'ora di vivere questa piccola avventura culinaria prima di imbarcarci. Non dimenticare di scattare qualche foto del nostro cibo da condividere più tardi. Assolutamente. Sarà divertente immortalare i momenti deliziosi che vivremo insieme.